Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare della pedaliera Cube Control SP01, primo prodotto nell'ambiente pedaliere dell'azienda Cube Control, che sicuramente molti di voi conosceranno già per i loro volanti di altissima qualità. Ringrazio innanzitutto i ragazzi di Cube Control per avermi dato la possibilità di poterla recensire, ma ragazzi voglio raccontarvi nel dettaglio tutti gli aspetti di questo prodotto, tutte le regolazioni possibili, quindi ragazzi tanta carne al fuoco, ci vediamo dopo la sigla! Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo della pedaliera SP01 di Cube Control. Per la prima volta l'azienda ha voluto entrare nel mondo delle pedaliere e ragazzi l'ha voluto fare nel loro pieno stile. Infatti è totalmente riconoscibile quello che è la tipologia di stile, di design che l'azienda offre già anche sui loro volanti. Naturalmente è un oggetto che vi dà veramente il senso di un bel gioiellino ed è ben riposto all'interno delle scatole. Vi racconto subito cosa troverete all'interno della scatola. Un cavo USB Type-C per il lato pedaliera, tipo 2 per il PC. Un cavo di prolunga con un connettore 4 pin maschio e un connettore 4 pin femmina che vi servirà nel caso vogliate distanziare un pochino di più i pedali. Io vi dico già che l'ho usato. Delle staffette di montaggio per il pedale dell'acceleratore e per il pedale del freno, un set di viti e brugole e in realtà chiave Torx per fare le varie regolazioni per poterla montare, e poi ragazzi distanziali, elastomeri, in realtà copri e elastomeri, ma ve ne parlerò nel dettaglio durante la recensione, e altre due molle oltre quella già montata nella pedaliera. E poi ragazzi la pedaliera, questo gioiellino. Inizio subito col dirvi che è un prodotto ad uso PC. Al momento viene fornito in versione 2 pedali, ma sono già i ragazzi al lavoro per il pedale della frizione. Vi racconto subito gli aspetti comuni a entrambi i pedali. Tutta la struttura lavorata al CNC, veramente molto bella, molto leggera. È un pedale estremamente leggero e molto curato sotto l'aspetto sia del design e sia delle lavorazioni. Io spero che il video mostri appieno quello che è questo prodotto sotto il profilo estetico, che vi dico mi sono anche divertito tantissimo a fotografare perché si presta molto. L'aspetto estetico a mio avviso in questo caso è curato a livelli estremi dai ragazzi di Cube Control. A livello però di design un pochino differiscono quello che è l'acceleratore da quello che è il freno per i tipi di agganci che hanno con i vari sistemi di feedback. In realtà il pedale dell'acceleratore condivide lo stesso design di quella che probabilmente sarà la frizione. Anche la parte del corpo del pedale tutto alluminio ricavato dal pieno, ragazzi, molto bella. In ogni parte che c'è uno snodo ci sono dei cuscinetti a sfera di altissima qualità che donano in ogni punto la massima fluidità. Sempre su entrambi i pedali, in ogni parte dove c'è l'elettronica c'è questo piccolo coperchietto in plastica che va sicuramente a preservare dalla polvere tutte le parti elettroniche. Entrambi i pedali all'interno hanno 2 molle a torsione, ma ve ne parlo quando parlerò specificatamente dei vari settaggi dei pedali. Nel caso della confezione base, entrambi i pedali vengono forniti con queste pedane.
Ragazzi, molto belle. In realtà la lavorazione fatta su queste pedane è diversa da quella del corpo perché è una lavorazione del metallo in realtà a stampo. Infatti vedete dietro anche questo genere di lavorazioni sono permesse soltanto da lavorazioni quando c'è uno stampo a collatura, lavorazione che Cube Control ha già introdotto nelle back cover dei loro volanti. Sempre per quanto riguarda le pedaline, possono essere montate più in alto o più in basso tramite questi fori qua. In realtà si fa tutto svitando queste due viti nella parte dietro, vedete qui, ci sono questi fori che agevolano l'inserimento della chiave, in questo caso Torx, perché anche aspetto comune è che tutte le viti che ci sono su questa pedaliera sono di tipo Torx e sinceramente mi danno un senso di rigidità quando le andiamo a vitare e svitare superiore rispetto alle normali brugole, per mio gusto personale, perché con le brugole ci ho sempre litigato. Altro aspetto comune è che entrambi i pedali hanno questi due fori per poter montare le staffette, ma in questo caso voglio farvi delle specifiche. Le staffette utilizzate per acceleratore e freno non sono uguali. Questa è quella dell'acceleratore, come vedete ha questo tipo di lavorazione qui. Quella del freno invece è totalmente dritta. E vi dico, anche a livello di peso capite subito che sono fatti di materiale diverso. Acciaio per il freno, alluminio per l'acceleratore. Ho chiesto il perché di questa scelta e proprio per motivi strutturali, visto che sul freno si applicano forze molto più grandi e l'acciaio è stato ritenuto un materiale migliore. Altro aspetto da valutare a livello di montaggio, queste staffette vi faccio vedere. Si montano così e avete il pedale totalmente in maniera perpendicolare. In realtà se le montate in questo verso, quindi con la parte, vedete, delle regolazioni dietro, in realtà la regolazione possibile è solo in avanti e secondo me serve soltanto se la vogliate montare in maniera invertita. Altrimenti se volete montarla in maniera tradizionale ma volete un pochino inclinare il pedale nella parte dietro, la staffetta la dovete montare al contrario. Quindi con la parte delle regolazioni nella parte davanti. In questo caso lo potete inclinare verso dietro quanto volete. Naturalmente questo genere di scelta porta all'innalzarsi del fulcro di rotazione del pedale. Sinceramente avevo dei dubbi all'inizio, ma non ho avuto nessun tipo di problema durante l'utilizzo. Sempre molto carina a livello di design le serigrafie sul pedale, in questo caso Cube Control, e invece sul freno abbiamo il simbolino proprio della Cube Control. Veramente molto belli ragazzi, Esteticamente grande lavoro da parte dei ragazzi di Cube Control. Inizierei a parlare degli aspetti peculiari di ogni pedale e inizierei proprio con l'acceleratore. Vi dico subito che il feedback di questo pedale è dato da queste due molle a torsione poste qui all'interno. Sapete che per il mio gusto personale le molle a torsione sono le migliori da utilizzare su un acceleratore. In questo caso ragazzi il sistema per andare a indurire ed ammorbidire il pedale si fa tramite questa vite qui davanti. Ragazzi è un sistema molto ingegnoso e sapete perché? Perché il pedale può diventare davvero molto morbido ma può diventare anche davvero molto duro. Vi faccio vedere così. È veramente molto morbido e invece andandolo a stringere in questo verso qui, vi faccio vedere e ve lo faccio in diretta, lo stringo un bel po', Ragazzi, diventa talmente duro che non credo possa essere più considerato un pedale dell'acceleratore. E tutto rimane davvero molto fluido. La parte del fine corsa si può regolare in maniera millimetrica tramite questa rondella qui, che può rendere il pedale con una corsa molto lunga fino a poterla accorciare. Vi faccio vedere. Cigola un pochino. Ragazzi, molto breve. Nella parte dietro di questa ghiera c'è un piccolo pad per andarlo ad insonorizzare. Comunque fa un pochino di rumore, ma niente di particolare. E ragazzi, a questo punto devo per forza fare una piccola specifica perché ho visto prima di fare la recensione di un altro canale tedesco e un pochino sono rimasto a bocca aperta, contando che è un canale molto più grande del mio. E questo perché a mio avviso è importante spiegare sempre nel modo corretto come funziona un prodotto e non dare purtroppo delle informazioni errate, motivo per cui iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, naturalmente scherzo, però vi voglio spiegare una cosa.
È stato raccontato che questa regolazione qui, a secondo di dove montate il perno, più in alto o più in basso, andrete a irrigidire o ammorbidire quella che è la corsa del pedale, anche addirittura con misurazioni, eccetera, eccetera, dicendo che il pedale non poteva indurirsi o ammorbidirsi più di tanto. Ragazzi, non è vero, non è che è sbagliato, non è vero. Voi questa cosa la potete montare dove volete, il pedale non cambia niente. Il feedback sul pedale non cambia di una virgola. Voi potreste anche togliere totalmente questo pezzo qui, il pedale ha la stessa identica durezza, sia che lo montate qui, sia che lo montate qui, sia che addirittura non lo montate. Questa parte nel pedale dell'acceleratore, badate bene a questa specifica, serve solamente per dare il fine corsa. Questa regolazione servirà sicuramente in futuro per il pedale della frizione, condividendone la struttura. Faccio questa specifica innanzitutto per spiegarvi che veramente può diventare un pedale molto morbido e un pedale talmente duro che a mio avviso non è possibile utilizzarlo come acceleratore, ma soprattutto perché a mio avviso le cose devono essere spiegate per come sono, perché in realtà è vero che nella maggior parte delle pedaliere questo tipo di regolazione ne cambia la durezza, ma quando su questa parte c'è una molla, c'è una resistenza. Se qui non c'è resistenza, voi potete montarlo qui sopra, qui sotto, dove vi pare, il feedback non cambia. Ragazzi, non cambia! Come? Non cambia! Io purtroppo un pochino mi arrabbio perché da parte di recensori, anche tra virgolette quotati, ci rimango sempre male. Motivo per cui anche nel video che ho fatto di recensione della base Asetec ho dovuto fare una specifica su un aspetto, su un punto, anche un canale gigantesco ha detto su una cosa in cui io sono rimasto a bocca aperta. Purtroppo ragazzi io sono anche un appassionato e quando ho visto questo prodotto sono rimasto molto colpito e voglio spiegarvelo nella maniera più corretta possibile. Ragazzi, mi ricompongo e torniamo a noi. Sempre come vi ho detto, comunque in tutte le parti dove ci sono degli snodi, in questa parte qui, in questa parte qui, in questa parte qui doppia, ci sono sempre dei cuscinetti per garantire una fluidità ai massimi livelli. E tutte le componenti, anche della parte dietro, sono tutte lavorate al CNC, parti in metallo, sempre di altissima qualità. Sicuramente ragazzi il fil rouge di questa recensione sarà la qualità delle varie componentistiche che sono state scelte dai ragazzi di Cube Control. A livello elettronico funziona con un sensore di Hall. Naturalmente manderò dei video per farvi vedere un pochino più nel dettaglio. Nella parte sotto del pedale c'è una calamita e nella parte della scheda un sensore di Hall che ne va a misurare la distanza e viene utilizzato per dare segnale al movimento. Questo perché tutta la parte elettronica è contenuta nel pedale dell'acceleratore. Come vedete infatti ci sono anche le connessioni per il freno e la frizione e la connessione USB di tipo C per il collegamento al PC. Ultimo aspetto di cui voglio parlarvi è che sull'acceleratore, volendo, potrete acquistare separatamente il pedale totalmente in carbonio. È quello che poi in realtà io ho utilizzato di più perché mi piace moltissimo sull'acceleratore avere un pedale un pochino più grande, ma sinceramente ho amato anche questo genere di pad perché in realtà mi piace questo genere di curvatura sui pedali, mi aiuta tantissimo con la sensazione quando utilizzo anche le scarpe, ma in realtà sono molto comodi anche utilizzati con i calzini. Ma ragazzi, anche questa parte di pedale fatta in carbonio ve la faccio vedere nel dettaglio. Lavorazioni molto definite anche nella parte dei contorni che rendono molto piacevole anche utilizzato con i calzini. Ragazzi, vi faccio vedere, veramente molto bello. Ho visto anche altri pedali fatti in carbonio, ma questo genere di accentuazione sui bordi di questo tipo offre a livello tattile, di design, di percezione, di qualità di altissimo livello. Poi ragazzi, una piastra da 5 mm di spessore molto bella. Naturalmente nella parte frontale le viti sono svasate per avere una superficie totalmente piatta. Valutatelo bene perché anche lui è un ottimo prodotto. Penso comunque per quanto riguardi il pedale dell'acceleratore di avervi detto tutto. Passerei quindi al pedale del freno. Ed è quello dove mi soffermerò un pochino di più perché i ragazzi di Cube Control hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Come vi ho detto, la struttura molto simile a quella dell'acceleratore ma totalmente diverso il sistema di feedback.
Naturalmente è un pedale a cella di carico, con una cella di carico da 200 kg, che funziona con elastomeri in molle, e in questo caso hanno aggiunto questo pistone idraulico. Ragazzi, da amante di modifiche già conoscevo questo genere di implementazioni qui. In realtà da ex motociclista ho subito associato questo genere di pistone a qualcosa che avevo già visto. Infatti il funzionamento del pistone di Cube Control è molto simile a quello che è un ammortizzatore di sterzo. Infatti va a damperizzare sia l'andata che il ritorno, e tramite questa ghiera qui potrete deciderne l'intensità di damperizzazione. Vi manderò dei video per farvi vedere come funziona più nello specifico, ma vi dico che la sensazione è molto piacevole. In realtà i ragazzi di Cube Control nelle loro specifiche consigliano valori tra 1 e 2. In realtà, a secondo di quello che poi ho montato come elastomeri e molle, ho utilizzato anche damperizzazioni superiori. Ma adesso ve le vado a spiegare. Il sistema per andare a smontare e cambiare e sostituire i vari elastomeri e molle si fa inserendo la chiave Torx nella parte dietro, andando a svitare questa parte qui e sostituendo quindi le parti che a noi più interessano. Si fa tutto in realtà in maniera molto semplice, l'ho fatto anche con pedaliera montata. Naturalmente è un pochino più complicato rispetto ad altri modelli di pedaliere che ho provato, in cui è possibile fare questo genere di modifiche solamente con le mani. Non ci vuole particolare manualità, si fa tutto in maniera molto semplice. La cosa particolare è che sono tolleranze veramente al millimetro, quindi dovete essere abbastanza precisi poi nel riallineare tutto, ma come vedrete dai video si fa tutto in pochissimi secondi. E arriverei adesso a quello che per me è l'aspetto fondamentale, che mi ha particolarmente colpito positivamente di questo prodotto, e sono tutte le personalizzazioni che si possono avere con le varie combinazioni di elastomeri, cappucci, molle. Anche con il kit base, cioè quello che viene offerto direttamente con la pedaliera, ragazzi, la personalizzazione è assoluta. In realtà chi acquista in questo momento riceverà anche un kit aggiuntivo di elastomeri e molle, ma vi dico che anche con il kit base la personalizzazione è totale. Inizio a parlarvi delle molle, ce ne sono 3, una blu già montata, una rossa e una gialla che dovrebbe essere la più dura. Naturalmente si riconosce perché ha le spire più grandi. E quindi questo può servire a chi piace una parte iniziale, che vuole avere quel piccolo gioco un po' del pedale per simulare l'avvicinamento alle pastiglie. Potrete deciderne veramente la tipologia di durezza, oltre a poter dare per ogni molla anche una parte di precarico. In più, per esempio, per chi come me non ama le molle, può utilizzare l'elastomero giallo, che è il più morbido, che vi simula sempre una parte iniziale un pochino più morbida che poi va a murare, ma con un effetto totalmente diverso. E in questo caso l'effetto diverso è dato soprattutto dal fatto che c'è più continuità di feeling nella pressione, cosa che invece con le varie molle sentite un pochino di più lo stacco che c'è dal momento in cui è più morbido al momento in cui va a indurirsi con magari l'elastomero più duro che avete montato dietro. E a questo punto anche con gli elastomeri potete sbizzarrirvi, perché c'è anche un blu ancora più duro del rosso già montato per creare una zona di fermo finale ancora più dura. Non contenti, ragazzi, hanno creato anche questi due cappucci, un hard e un soft, per andare per esempio ad ingabbiare l'elastomero giallo. Secondo me sono più indicati per questo tipo di elastomero qui, che vanno quindi a limitare quella che è la compressione di questo elastomero, che a questo punto può essere utilizzato anche come parte finale, perché a seconda che utilizzate l'hard o il soft potrete avere una parte finale più morbida, ma sempre limitata entro il limite che viene imposto da questo genere di cappuccio. Naturalmente mando dei video per farvi vedere ancora più nello specifico. La cosa comunque molto semplice è che il diametro di questi due è diverso, quindi a secondo di quale montate avrete più o meno spazio laterale e l'elastomero avrà più o meno agio di potersi espandere. Naturalmente con l'hard è molto più preciso nelle dimensioni, con il soft è un pochino più largo, un pochino più di gioco, e quindi nel momento di compressione potrà espandersi di più. Naturalmente ogni elastomero e molla ha la sua boccola dedicata. Questi sono per le molle, questi sono per gli elastomeri, in realtà questo anche per la molla blu, quella un pochino più grande, ve lo faccio vedere. Ma ragazzi, veramente la personalizzazione è totale.
E a questo punto voglio riparlarvi della damperizzazione, proprio perché io, per mio gusto personale, ho preferito damperizzazioni dall'1 al 2 quando ho utilizzato le molle, perché comunque la percezione della damperizzazione è più accentuata, quindi va benissimo anche con valori più bassi. Personalmente, quando ho utilizzato combinazioni con elastomeri, ho preferito damperizzazioni un pochino più alte. Ma ragazzi, vi mando tutta una serie di video per farvi vedere le varie combinazioni che ho provato e come va a comprimersi e come va anche visivamente a cambiare il feeling del pedale. Molto molto piacevole. La damperizzazione di questo tipo di ammortizzatore è veramente evidente, molto superiore, parlando in termini di feedback, a tanti prodotti che ho provato, che anche loro hanno il loro damper, per esempio uno Syncwild Ultimate, che viene fornita anche lei con dei damper, ma hanno un tipo di feedback molto meno evidente rispetto a questo, soprattutto per il fatto che questo ha vari livelli di regolazione e può quindi diventare anche davvero molto evidente l'effetto idraulico che avrete sul piede. Come vi ho detto, quando utilizzo in realtà totalmente elastomero mi piace una damperizzazione più alta, e questo in realtà potrebbe portare un ritorno del pedale un pochino più lento, ma vi assicuro, e ve lo farò vedere quando vi parlerò del software, che anche la velocità di ritorno del segnale è totale. In più c'è una piccola chicca, che nella parte frontale anche questo pedale ha una regolazione di quella che è l'intensità di regolazione delle molle interne. Quindi se volete un ritorno ancora più veloce, potrete andare ad indurire anche la molla a torsione che c'è qui sotto e quindi avere un ritorno ancora più repentino. E ragazzi, questo proprio perché insisto nel dirvi che il tipo di regolazione che ha questo freno è per me ai massimi livelli. A livello elettronico, come vi ho detto, funziona con una cella di carico posta qui sotto. E come funziona? Praticamente la cella di carico è bloccata nella parte frontale del pedale. In realtà questa parte è mobile sulla cella. Quindi cosa significa? Quando noi andremo a premere su questa parte qui, questa andrà lievemente a flettersi e a fare peso e carico sulla cella qui sotto e ne andrà a misurare l'intensità. Altra specifica che voglio fare, perché molti potranno dire che una cella da 200 kg è esagerata, ma in questo caso non lo è, perché innanzitutto non significa la forza che potrete applicare al piede, che di solito è molto meno, ma soprattutto in questo caso con il fatto che la parte che spinge, che fondamentalmente spinge sulla cella, è posta molto in basso e molto vicina al fulcro. Questo significa che a parità di spinta la percezione di segnale che riceverà la cella sarà molto più alta e quindi vi assicuro che riuscirete a utilizzare tanto segnale reale del freno. E anche questo, ragazzi, vi assicuro che è un aspetto molto importante di un prodotto di questa fascia. Per quanto riguarda poi le connessioni, direttamente dalla cella esce un cavo con questo jack che va collegato direttamente all'acceleratore. Naturalmente, per chi vorrà, è fornita anche una piccola prolunga. Come vi ho detto, io l'ho utilizzata per poterli distanziare un pochino di più e avere anche più tranquillità nella fase di montaggio, ma vedete voi un pochino qual è l'utilizzo che ne vorrete fare. Ragazzi, penso sia arrivato il momento di farvi vedere come funziona il software. Ciao ragazzi, benvenuti all'applicazione Cube Control per le regolazioni delle pedaliere SP01. Vi faccio subito notare, in questo caso è un'applicazione beta, perché i ragazzi di Cube Control sono in continuo aggiornamento su quelle che possono essere le feature di questa applicazione, grazie magari anche ai suggerimenti della community e di chi già possiede la loro pedaliera. Iniziamo subito con la prima scheda, che è quella di input, ed è dove andremo a vedere proprio come lavora il segnale dei nostri pedali. In realtà in questa prima schermata si possono fare anche delle cose, ma ci ritorneremo dopo. La prima cosa da fare è andare nella seconda schermata, che è quella di calibrazione. Per la calibrazione, molto semplicemente premete sul pulsante Calibrate, premete l'acceleratore e rilasciatelo e cliccate Save. Avrete settato il vostro acceleratore. Fate la stessa cosa per il pedale del freno, avendo cura però di premere con quella che vorrete sia la forza massima, e cliccate su Save. E a questo punto avrete settato anche il vostro pedale del freno. Ritorniamo adesso alla schermata Input.
E ragazzi, voglio subito farvi vedere una cosa. Con tutto che ho messo una damperizzazione abbastanza importante, guardate, quando rilascio il pedale, la velocità con cui torna indietro. Anche se il pedale è damperizzato anche nel ritorno, potete tranquillamente vedere che il ritorno, proprio anche e soprattutto con l'utilizzo degli elastomeri, è veramente e comunque molto veloce. In questa schermata andremo a dare delle piccole zone morte ai due pedali e subito consiglio per quello dell'acceleratore, come vedete in questo caso anche se l'ho calibrato manca un pelino, dovrete premerlo un pochino più con forza per raggiungere il 100%, io vi consiglio di dare un 1-2% di zona morta nella parte in alto, in modo che siate sicuri sempre di raggiungere il 100% del segnale. La parte di zona minima, come vedete, io adesso tocco anche un pochino l'acceleratore, come vedete già l'ha creata con una piccola zona morta nella parte iniziale. Per quanto riguarda il pedale del freno, come vedete come io ci appoggio il piede, già inizia a dare segnale. Io anche in questo caso vi consiglio un pochino di dare una piccola zona morta anche al pedale del freno, in modo che ci appoggiate sopra il pedale. Io inizio ad aumentare, ecco, forse 4 è troppo, anche 2 forse è troppo, ecco, forse la cosa migliore è un 1%, giusto proprio perché almeno se ci volete appoggiare il pedale non inizia ad arrivare segnale. Ma regolatelo come più credete. Per quanto riguarda l'acceleratore, sinceramente sono veramente soddisfatto su quelle che sono le regolazioni possibili. Per quanto riguarda il freno, in realtà mi sarebbe piaciuto, anche dopo la calibrazione automatica, di avere un piccolo slider che mi consentisse di andare a fare una calibrazione un pochino più di fino. Nel caso voi reputiate la forza troppo poca o troppa, dovrete per forza ricliccare sul pedale Calibrate, ripremere, risalvare e quindi controllare se il settaggio è di vostro gradimento. Secondo me avere dopo questa calibrazione uno slider che vi consente di spostare un po' più in alto, un po' più in basso quello che è il limite alto nella frenata, aggiungerebbe una tipologia di settings molto utile. Arriviamo adesso alla terza scheda, che è quella Profile, quella in cui potrete andare a dare una curvatura al segnale dei vostri pedali. Naturalmente ci sono vari punti su cui potete spostare il segnale, potete poi salvare il vostro profilo con la curvatura cambiata e richiamarlo tutte le volte. In questo caso la cosa che mi sarebbe piaciuta è avere sovraimpresso, quando sto creando la curva, anche il segnale del pedale per capire come lavora in base alla curvatura che ho dato. Altra cosa che mi sarebbe piaciuto avere è un pulsante di reset della linea, perché al momento così non è possibile, però già ho sentito i ragazzi di Cube Control, è imminente l'uscita di una nuova versione beta con il pulsante implementato, in modo che potete ricliccare sul reset e riandare a fare le vostre modifiche. Invece ancora con questo tipo di firmware dovrete salvare la vostra configurazione con un nome qualsiasi, magari la chiamate, in questo caso la chiamo 1, fate save. Nel caso vogliate tornare al profilo default e quindi con il segnale totalmente lineare, dovete risettare nuovamente il profilo default. In questo caso potete anche poi cancellare i profili che avete creato, io in questo caso ne avevo fatto già dei test, e ritornare a avere soltanto il profilo default. Naturalmente anche questi profili li potrete importare ed esportare nel caso anche qualche amico vi voglia passare dei settaggi o piano piano la community voglia sviluppare dei settaggi più specifici magari per le varie auto, è carino poterli importare e esportare come volete. La terza schermata device è quella che servirà per l'upgrade, sia un upgrade online, quindi direttamente con i server di Cube, oppure anche tramite un file che andrete a scaricare. Ultima schermata è quella che vi descrive quello che è il firmware che state utilizzando. Fate caso adesso al firmware che sto utilizzando io, appunto, che è la versione beta. Per quello che riguarda la loro applicazione, per il momento è tutto, ma come vi ho detto tenete ben accese le antenne perché ci saranno sicuramente tante novità. Ragazzi, bentornati, spero di essere riuscito a essere molto chiaro nel farvi capire tutto come funziona. La parte elettronica è a 16 bit, quindi c'è un segnale massimo che va da 0 a oltre 64.000 punti. La cosa che ho trovato molto buona è che i pedali riescono a sfruttarne davvero tanto. Aspetto che non è trascurabile su questo genere di prodotti qui. A livello di interferenze, perché capita che delle pedaliere abbiano delle interferenze elettromagnetiche,
ragazzi, zero. Sinceramente non ho mai problemi sulla mia postazione di questo tipo, ma il tipo di elettronica utilizzata personalmente la trovo di ottimo livello. Penso comunque, ragazzi, sia arrivato il momento di farvela vedere in azione. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Naturalmente ancora ringrazio i ragazzi di Cube Control per avermi dato questa opportunità. Mi sono divertito anche molto a fotografarla perché si presta a livello di design, sia montata che da smontata, veramente a un set fotografico. Ma la cosa importante, come dico sempre, è il funzionamento. Per quanto riguarda l'acceleratore, tra i migliori provati. Il livello di rigidità, di torsione, di sensazione di solidità sotto al pedale è totale. Le molle a torsioni per me sono le migliori come feeling e in questo caso l'utilizzo della brucolina davanti per andare a deciderne la durezza veramente in maniera millimetrica mi è davvero piaciuta. Ho potuto trovare veramente la durezza e la corsa a me più congeniale. Il tutto questo condito da un segnale molto nitido e preciso. Per quanto riguarda poi i pad, sia questo un pochino stondato che quello formula li ho trovati anche questi ottimi. Per mio gusto personale sull'acceleratore mi piace di più avere questo genere di appoggio del piede di questo tipo, ma ragazzi vedete voi quello con cui vi trovate meglio. La cosa importante è trovare le giuste altezze e le giuste inclinazioni per trovarvi il più comodi possibile. Ma a livello di fluidità personalmente la metto nella top parade dei miei acceleratori preferiti. Arriviamo adesso al freno. Ragazzi, il feeling spaziale. Per quanto riguarda il mondo delle pedaliere a celle di carico, personalmente anche in questo caso lo metto tra i migliori, soprattutto per il numero elevato di personalizzazioni. In questo caso chiunque può trovare il feeling più adatto a lui. Io soltanto un'altra pedaliera a cella di carico ho trovato di questo livello, che è quella della Talento, che offre veramente un numero infinito di personalizzazioni. E ragazzi, anche in questo caso potete cucirvelo nel modo più millimetrico possibile sotto il piede. In questo caso aggiungo anche un feedback idraulico ai massimi livelli e soprattutto veramente molto personalizzabile a secondo anche del tipo di resistenza che avete scelto. L'aggiunta di un'ulteriore regolazione per la molla di ritorno, che in realtà fa anche qualcosa nell'andata, personalmente l'ho trovata la ciliegina sulla torta che dà veramente la possibilità di una configurazione totale a questo pedale. Il feeling idraulico sapete che è tra i miei preferiti e in questo caso l'ho trovato molto nitido in questo prodotto. Il livello di segnale veramente molto preciso dopo una giusta e corretta calibrazione. Naturalmente in questo caso ve ne ho parlato già nel software, mi piacerebbe un software più completo. Non ne faccio troppo un problema perché già da quando l'ho ricevuta, nel momento in cui l'ho utilizzato e ho avuto contatti con loro, già sono state fatte delle piccole modifiche con l'ultimo firmware di cui vi ho parlato e ne sono in progetto altre che sicuramente andranno a portare ai massimi livelli anche quelli che sono i settaggi software su questo pedale. Ma ragazzi, già così a livello di feeling e segnale, pulizia di segnale, sensazione del punto in cui si è della frenata, personalmente ai massimi livelli di questa categoria. Naturalmente sarei curioso, ragazzi, di sapere da voi cosa ne pensate, naturalmente anche a livello estetico, perché è la parte che sicuramente avrà colpito tutti.
Ma in questo caso mi faceva molto piacere cercare di spiegarvi nella maniera più chiara possibile, spero. Fatemi sapere se volete sapere anche qualche dettaglio in più, cercherò di spiegarmi anche qui sotto nei commenti, ma spero di aver toccato tutti i punti più importanti, perché poi fondamentalmente in un prodotto è quello. E adesso arriviamo ragazzi alle note dolenti, poco più di 1300 euro. Ragazzi, è un prezzo importante per una 2 pedali. Naturalmente in questo caso ci stiamo affacciando nella fascia più alta del mondo delle pedaliere a cella di carico. In questo caso però ragazzi mi viene da mettere in considerazione quelle che sono le lavorazioni e i materiali. I pad utilizzati hanno un costo molto più alto rispetto ad altri tipi di lavorazioni. Questo genere di lavorazioni fatte in questo modo, cioè ragazzi, questo svuotamento totale del pedale ha un costo. Dovrete decidere voi se volerlo pagare o meno, ma ragazzi c'è tutto in metallo, tutte lavorazioni sotto ogni punto di vista di altissimo livello, le coperture qui in plastica personalizzate. Ragazzi, ha tutto un costo che naturalmente dovrete pagare. Ci sono altre pedaliere che offrono questo genere di sistemi? Ni ragazzi, perché che offrono questo genere di personalizzazioni, che offrono questo genere di precisione nel segnale e tutto quanto, ragazzi, non sono tutte quelle di questa fascia. Naturalmente qui costa anche un pochino di più rispetto a qualcosa che potrebbe essere simile, però in questo caso, per esempio, anche sul freno, questo tipo di ammortizzatore qui ha un costo molto superiore rispetto ad altri generi di prodotti. Quindi sul piatto della bilancia bisogna mettere un pochino tutto per avere un prodotto naturalmente costruito in Italia con determinati standard di costruzione, vi dico ragazzi, molto elevati. Cuscinetti dappertutto, cuscinetti a sfera veramente ragazzi in ogni dove. Io non li ho contati tutti, ma sono tantissimi. Questo ne va sicuramente a alzare il prezzo, ma sicuramente vi portate un prodotto che quando lo tirate fuori dalla scatola non vi fa pentire dei soldi spesi. Naturalmente è rivolto a chi può spendere queste cifre, ma quando lo tirate fuori non vi fa sicuramente rimpiangere la cifra spesa. E questo secondo me è l'aspetto che va preso in considerazione quando si sceglie un prodotto di questo tipo. Ma naturalmente l'ultima parola la lascio a voi, io lascerò tutti i link in descrizione per acquistare il prodotto direttamente dai ragazzi di Cube Control. Anche in questo caso vi specifico, non è un link affiliazione, potete anche tranquillamente googlarlo e andarlo a prendere tramite Google nel loro sito, perché io non ho nessun genere di affiliazione per questo genere di prodotto, quindi le mie considerazioni sono totalmente scevre da quelle che sono qualsiasi tipo di situazione che si possa venire a creare, perché personalmente mi piace che sia sempre ben chiara questa cosa. E ragazzi, fatemi veramente sapere nei commenti cosa ne pensate, se già la possedete, se vi siete ritrovati in quella che è la mia recensione. Naturalmente vi ricordo sempre MDS Sim Parts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì, perché ragazzi, avete capito che è importante iscriversi al canale se veramente non volete sentire cose allucinanti. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima review. Ciao!